Ciao a tutti, vista la richiesta vi presento oggi questo cardigan, un cardigan che io ho fatto circa 3-4 anni fa, che avete visto e quindi mi avete richiesto e quindi vi ho accontentate. Allora, è un cardigan semplicissimo, si lavora in un unico pezzo, ha la particolarità di avere delle maniche lavorate appunto in maniera molto particolare, però sono abbastanza semplici anche quelle. E per il resto è un cardigan che è formato semplicemente da una maglia a legaccio. La particolarità, come vi dicevo, sta nella manica che è formata appunto da un motivo, diciamo così, bello cicciottoso, come piace a me, e ho utilizzato per fare appunto questa manica il motivo alberello, che vi avevo già fatto precedentemente. Sul davanti si presenta appunto in questo modo e sul dietro è così. Le maniche vengono attaccate successivamente e sono praticamente delle maniche a T, quindi le più semplici in assoluto, per cui andremo semplicemente a lavorare l'elastico e poi successivamente andiamo a formare la manica. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Allora, io qui vi ho disegnato la struttura del cardigan, ovviamente senza le maniche le andremo a vedere alla fine. E la particolarità praticamente di questo cardigan è che si sviluppa in un unico pezzo. Quindi cosa significa questo? Che noi partiamo diciamo così, dal dietro del lavoro, proseguiamo tutto dritto fino alle spalle. Una volta arrivati alle spalle, suddividiamo il lavoro in 3 parti, quindi facciamo la prima parte, diciamo così, della spalla destra, il collo e poi la parte sinistra. Quindi andiamo a lavorare praticamente prima una parte, lasciando in sospeso, diciamo così, il collo e l'altra spalla, e poi lavoriamo la seconda spalla, cioè scusate, la seconda parte, che ovviamente sarà poi il davanti del lavoro. Successivamente andremo a lavorare ovviamente le maniche e vi farò vedere come, e poi andiamo a riprendere praticamente tutte le maglie da questa parte fino a prendere quelle del collo, comprese questa parte, e andiamo a fare ovviamente tutto il bordo. Allora, il lavoro è molto semplice perché è lavorato con una maglia a legaccio, quindi diciamo così che andiamo anche abbastanza veloci. Vi do alcune misure importanti. Allora, io sono partita, allora intanto ho fatto una misura tra M e L, più o meno. Poi dipende da voi, se lo volete molto largo potete utilizzare queste misure per chi ha una S. Se invece lo volete più grande andate ad aggiungere qualche centimetro in più. Comunque io vi ho lasciato tutte le indicazioni per poter andare praticamente a prendere tutte le misure in un altro video, ve l'ho lasciato, ve lo lascio qui sopra. E detto questo, io sono partita intanto con un numero di ferri che è il numero 7, ok? Quindi perché questo? Perché essendo un cardigan ed essendo anche un cardigan abbastanza, diciamo così, grossolano, cioè nel senso che non è molto fine, perché ha queste maniche abbastanza rigonfie e comunque ho utilizzato un motivo bello cicciottoso, diciamo, quindi ho preferito utilizzare una lana abbastanza grossa. Se non avete una lana grossa potete comunque utilizzare, come ho fatto io per esempio, una lana o comunque un filato che in realtà si lavora con il 4, lo mettete doppio e lo potete tranquillamente lavorare con i ferri del numero 7. Quindi io sono partita con un numero di ferri 7, ho montato sul ferro 70 maglie,
che nel mio caso corrispondono a 54 centimetri, e ho fatto un elastico di un diritto e un rovescio per 5 centimetri, ok? Una volta che ho fatto l'elastico, ho proseguito a maglia legaccio per 60 centimetri. Dopodiché ho diviso il lavoro in 3 parti, quindi ho montato, cioè ho diviso il lavoro in 27 maglie, ho messo un marker, 16 maglie che sono del collo, marker, e 27 maglie, ok? Una volta che dividiamo il lavoro in 3 parti, andiamo a mettere su, diciamo così, un ferro ausiliario, e quindi a riposo, le 27 maglie più le 16 maglie, e lavoriamo solamente sulle 27 maglie, proseguendo a maglia legaccio per 60 centimetri. Arrivate a 60 centimetri, che devono corrispondere alle maglie che abbiamo utilizzato, cioè al numero di ferri che abbiamo utilizzato da questa parte, quindi sempre a maglia legaccio. Quindi io vi consiglierò, come al mio solito, di segnarvi quanti giri di ferri avete fatto. Se non lo segnate, vi dirò come andarli a contare. Vi farò mettere sicuramente un filo o comunque un qualcosa che vi ricorda che questa è il finale praticamente della vostra spalla, e da dove poi iniziamo per il davanti. Una volta terminati questi 60 cm, che appunto devono essere uguali a quelli di dietro, andiamo a fare 5 cm di ovviamente elastico 1-1 e chiudiamo il lavoro. Riprendiamo le maglie da questa parte e lavoriamo allo stesso modo di questa parte, ok? Quindi anche qui 60 cm, 5 cm, chiudiamo il lavoro, che devono corrispondere, questa parte sul davanti più questa, a 20 cm da una parte e dall'altra. Quando poi andremo a riprendere le maglie per fare ovviamente il bordo, tutto intorno al cardigan, queste dovranno essere 1-1 e dovranno contare 6 cm da una parte e dall'altra, ok? Quindi avremo un totale di 26 da una parte e 26 dall'altra sul davanti. Altra cosa importante che vi posso dire è che questo è un cardigan abbastanza semplice, perché cosa succede? Che noi praticamente lavoriamo un unico pezzo, ma le maniche che poi andremo ad attaccare successivamente sono delle maniche a T, ovvero le maniche più semplici in assoluto che si possono fare, perché in realtà andremo a lavorarle, diciamo così, tutte insieme, e poi le chiudiamo in un'unica volta, quindi non c'è nulla di complicato. Ovviamente dovremo segnarci le cose all'interno del nostro lavoro, in modo tale che poi la cucitura andrà perfetta. Detto questo, vi ricordo anche che ovviamente questa è solo una tecnica che utilizzo io, non è detto che sia ovviamente quella giusta. Se voi avete altre tecniche per poterlo fare, siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Io do solo delle indicazioni. Poi è chiaro che se volete potete farlo più lungo di 60 cm, potete farlo più corto, potete decidere di fare l'elastico più lungo o comunque anche diverso e non farlo per forza un diritto e un rovescio, eccetera, eccetera. A vostra discrezione. Adesso io ovviamente non andrò con voi a rifare tutto, diciamo così, il lavoro, perché io l'ho già fatto, perché questo è un lavoro che io ho fatto forse circa 2 o 3 anni fa, forse anche qualcosina in più, quindi non vado a rifarlo ovviamente, però ve lo faccio in miniatura e vi faccio vedere come ovviamente dovete procedere. Allora, con i ferri del numero 7
vado a montare sul ferro. Nel mio caso io sto facendo un piccolo, diciamo così, schemino, ma voi dovete montare 70 maglie, ok? Quindi dovete montare un numero di maglie che corrisponda a 54 centimetri, se volete farlo tra una M e una L. Se invece volete farlo un po' più grande, aumentate; se volete farlo più piccolo, diminuite, ok? Quindi per ipotesi facciamo finta che stiamo montando 70 maglie e andiamo a lavorarle in questo modo, facendo un elastico, un diritto e un rovescio. Quindi alterniamo un diritto e un rovescio, quindi un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, e questo lo facciamo fino alla fine del ferro. Il ferro di ritorno, vado a lavorare le maglie come si presentano, quindi dove trovo un diritto vado a lavorare un diritto, quindi una specie di V; dove trovo una specie di cappietto vado a lavorare il rovescio, quindi vado a fare un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, e alterno queste due maglie fino alla fine del ferro. Allora, adesso dovete proseguire per circa, nel mio caso, 5 centimetri, quindi, ok, si sale per 5 centimetri. Chiaro che se lo volete fare più alto lo fate più alto, se lo volete fare più piccolo lo fate più piccolo, ok? Io proseguirò per circa 5 centimetri, ok? Arrivati praticamente a 5 centimetri, vi faccio vedere. Ovviamente questo è giusto un esempio per come dovete lavorare, però voi dovete guardare al capo già terminato. Quindi in questo caso va bene, risultano circa, sì, facciamo 5 centimetri, ok? Quindi una volta terminato l'elastico di 5 centimetri, proseguiamo praticamente a maglia legaccio, ok? Quindi saliamo a maglia legaccio per 60 centimetri e andiamo a fare una sorta di quadrato, quindi tutto dritto, per cui lavoriamo in questo modo. Andiamo a fare tutte le maglie a diritto, quindi lavoriamo tutto a diritto fino alla fine del ferro. Il secondo ferro, chiaramente, andiamo a lavorarlo tutto a diritto, quindi di nuovo tutte le maglie a diritto fino, ovviamente, alla fine del ferro. Adesso proseguiamo alternando appunto questi due ferri, quindi tutto a diritto e tutto a diritto, fino ad arrivare a 60 centimetri. Nel mio caso, se lo volete fare più grande, potete anche farlo più grande, quindi fino a 60 centimetri. Ok? Per cui proseguiamo a maglia legaccio fino a 60 centimetri. Ok? Allora, facciamo finta, io ovviamente ho proseguito, facciamo finta di avere i nostri 60 centimetri, quindi cosa facciamo? Questo è il diritto del lavoro, ok? Quindi io ho fatto il, diciamo così, il primo ferro. Nel ferro di ritorno, che quindi dovrebbe essere il rovescio del mio lavoro, vado a dividere il lavoro in tre parti. Quindi, ricapitoliamo. Siamo praticamente arrivati qui, abbiamo fatto i 60 centimetri e siamo arrivati praticamente qua, dove dobbiamo dividere il lavoro in tre parti. Quindi abbiamo fatto l'elastico, abbiamo proseguito a maglia legaccio fino ad arrivare ai miei 60 centimetri. Quindi vi faccio vedere, così avete un'idea più giusta. Ok, quindi abbiamo fatto
i nostri 60 centimetri, ok? Totali. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo dividere il lavoro in 3 parti. Quindi la prima parte per, diciamo così, il pezzo davanti, che poi è, diciamo così, la destra, abbiamo il collo e poi l'altra parte. Allora, la cosa fondamentale è questa. A me non interessa sapere quanti centimetri devono corrispondere ad una spalla e quanti centimetri devono corrispondere all'altra. La cosa che a me interessa sono i centimetri del collo. Dopodiché le maglie, cioè scusate, le spalle cadranno come cadranno, nel senso che non mi interessa dargli una forma, perché cadono tranquillamente sul corpo. Quello che è importante sono i centimetri del collo, perché è un cardigan praticamente lavorato a T, quindi ha una forma praticamente quadrata o rettangolare, e le maniche non sono attaccate, diciamo così, al busto, ma tendono a scendere, ok? Perché vanno dritte, non gli diamo una piega come abbiamo, cioè una forma come abbiamo visto per la manica classica, ok? Quindi adesso andiamo su carta e vi faccio vedere come dobbiamo impostare il lavoro. Allora, abbiamo detto, vi avevo già detto appunto nei video precedenti, che per un collo di donna in genere sono 16 centimetri, ok? Quindi diciamo che sono 9 centimetri da una parte, cioè 8, scusatemi, 8 centimetri da una parte e 8 centimetri dall'altra, quindi un totale di 16 centimetri. Ehm, a volte può variare, quindi magari abbiamo 9 centimetri da una parte e 9 dall'altra e quindi anche 18 centimetri, ok? In questo caso io l'ho fatto da 16 centimetri, quindi il collo, come vi ho detto prima, l'importante è la misura del collo. Quindi io cosa andrò a fare da queste maglie, da queste 54 maglie che ho, cioè scusate, da queste 70 maglie che io ho montato? Vado a togliere 16 centimetri di collo, ok? Centrali. Quindi fondamentalmente a me interessa sapere i centimetri del collo, ok? Quindi questi sono i centimetri che andranno al collo. Il resto andrà alle maniche, cioè, scusate, alle maniche, alle spalle, ma non mi interessa misurarle, ok? Io vi do la misura, ma è una cosa, tra virgolette, superflua, nel senso che non è interessante, 29 nel mio caso. Però considerate che ovviamente la cosa fondamentale è il collo. Dopodiché le maniche tenderanno comunque a scendere, perciò non è importante il centimetro della spalla, ok? Allora, quindi come andiamo adesso a suddividere il lavoro? Detto questo, una volta che noi per ipotesi siamo arrivati ai nostri 60 centimetri e quindi dividiamo il lavoro in 3 parti, nel mio caso, allora, aspettate che prendo il foglio. Allora, nel mio caso abbiamo detto che io ho suddiviso il lavoro in 27 maglie, 16 maglie e 27 maglie. Andiamo a dividere il lavoro sul dietro del lavoro, ok? Quindi se questo per noi era il davanti, una volta che noi facciamo il giro sul dietro del lavoro e quindi diciamo così nel secondo ferro, per ipotesi, e quindi come vedete il filo è da questa parte, quindi questo è, diciamo così, l'interno del mio lavoro e quindi il rovescio.
Andiamo a dividere il lavoro così. Allora, andiamo a fare le 27 maglie, le lavoriamo, dopodiché lasciamo in sospeso le 16 maglie da una parte e le altre 27 maglie dall'altra, ok? Vi consiglio di mettere un marcatore dove appunto lasciamo in sospeso le maglie, quindi ne mettiamo uno da una parte e uno dall'altra per capire dov'è che poi dovremo andare ad arrivare dall'altra parte, così lo sappiamo, e dividiamo praticamente il lavoro. Quindi andiamo a fare le nostre 27 maglie. Io in questo caso ne farò di meno perché diciamo così che la mia mostra è molto più piccola. Allora, nel mio caso io, avendo montato 30 maglie, ho dovuto suddividermi il lavoro in questo modo. Quindi ho mandato 5 maglie per il collo da una parte e 5 maglie per il collo dall'altra. Quindi questo sarà il mio collo e queste saranno le spalle che andranno poi a cadere. E come vi ho detto prima, vi regolate e contate i vostri 16 cm o 18 cm del collo e poi il resto andrà alle spalle. Quindi nel mio caso cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a contare queste maglie, le lasciamo sul ferro e tutto il resto lo andiamo, cioè lo lasciamo praticamente in sospeso. Quindi andiamo a lavorare le prime maglie a diritto, chiaramente. Togliamo il marcatore e queste maglie che sono del collo andranno ovviamente al collo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Tolgo il marcatore. Andranno al collo tutte queste maglie. Chiudo. Queste lo stesso andranno praticamente le stesse di questo che io ho lavorato saranno uguali a queste, quindi anche queste verranno sospese da una parte. Se non avete questi ganci, diciamo, potete anche sospendere le maglie in un filo, per esempio, non è un problema. Allora, arrivati a questo punto, io continuo adesso, da qui in poi, a fare, diciamo così, la spalla, cioè tutto il pezzo davanti, e quindi a rifare la stessa cosa che ho fatto per il dietro. Quindi, in questo caso, vabbè, questa è una mostra piccolina, quindi cosa andiamo a fare? Adesso noi ci troviamo praticamente qua. Quindi andiamo a fare 60 cm in lunghezza e poi chiudiamo con i 5 cm dell'elastico, ok? Quindi rifacciamo gli stessi numero di ferri che abbiamo fatto da questa parte, li rifacciamo anche da questa, ok? Allora, nel mio caso io ho proseguito, quindi abbiamo fatto lo stesso numero di ferri da questa parte, viene fatto da questa parte e adesso posso andare a chiudere il lavoro. Ovviamente facendo sempre un diritto e un rovescio, quindi un diritto e un rovescio e alterniamo in questo modo ovviamente fino alla fine del ferro. Quindi rifacciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto all'inizio. Quindi facciamo lo stesso numero di ferri che abbiamo fatto da questa parte per l'elastico, lo facciamo anche da questa.
Quindi arrivati a fare ovviamente l'elastico, vado adesso a chiuderlo. Quindi lo chiudo facendo un diritto, un rovescio e ovviamente chiudo. Dove c'è il diritto chiudo a diritto e dove c'è il rovescio chiudo al rovescio. In questo modo. Proseguo così fino alla fine del ferro, ovviamente. E diciamo che una prima parte è stata fatta. Ok? Quindi chiudiamo in questo modo. Tiriamo il filo e ovviamente poi andiamo a tagliare. Quindi chiudiamo, terminiamo, andiamo a tirare leggermente e ok. E questo è terminato. Allora, se voi notate, abbiamo concluso sul diritto del lavoro, ok? Io ve l'ho fatto apposta questa cosa, proprio in modo tale che poi noi andiamo praticamente a girare e abbiamo il diritto del lavoro c'è sempre e poi il cardigan, una parte del cardigan è pronta, ok? Questa è la prima parte. Adesso dobbiamo andare a raccogliere queste maglie e lavorare anche questa parte. Ve lo faccio vedere reale, e questa è una piccola coppia. Allora, reale è come se avessimo fatto praticamente tutto questo pezzo del dietro, proseguito fino a su, e poi avessimo praticamente proseguito in questo modo, cioè tutto questo pezzo del diritto, e adesso siamo arrivati praticamente alla conclusione di questo, ok? Di questa parte. Adesso andiamo a fare praticamente quest'altra parte, ok? Quindi andiamo a fare adesso tutto questo pezzo. Adesso non faccio altro che riprendere queste maglie. Scusate, le maglie del collo le lascio ancora in sospeso perché le lavorerò dopo e adesso vado a fare queste maglie. Quindi cosa vado a fare? Vado a praticamente raccogliere le maglie in questo modo. Certo, mi veniva meglio prima, ma ok. Lavoriamo da questa parte, le prendiamo perché ok, le riportiamo praticamente sul ferro. Ricordiamoci che siamo dalla parte, diciamo così, interna del cardigan e lo vediamo ovviamente da qui, dal filo che è da questa parte, perché se fosse stato a diritto sarebbe stato da questa. Quindi andiamo ad aggiungere un altro filo e andiamo semplicemente a rifare quello che abbiamo fatto prima. Quindi andiamo a lavorare le maglie a diritto in questo modo, quindi tutto il ferro a diritto e lo stesso numero di ferri che abbiamo utilizzato per il dietro e per il davanti da questa parte facciamo la stessa cosa da questa, quindi di nuovo tutto a diritto fino alla fine. Quindi proseguiamo in questo modo. Adesso vi faccio vedere. Dobbiamo proseguire in questo modo per altri 60 centimetri. Quindi abbiamo fatto questa parte, adesso stiamo andando a fare questa, ok? Ho proseguito per lo stesso numero di ferri che ho fatto qua, anche qua, che poi è uguale a quelli di dietro. Adesso vado a rifare lo stesso elastico, quindi elastico 1-1, perciò un diritto alternato ad un rovescio, un diritto ed un rovescio,
per 5 centimetri. Allora, anche in questo caso abbiamo tagliato il filo, quindi abbiamo esattamente il cardigan, diciamo così, è pronto, quindi andrà sistemato in questo modo, ok? E adesso cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo semplicemente andare a raccogliere tutte le maglie in modo tale da andare a formare il collo, ok? Ovviamente ve lo faccio vedere realmente. Allora, per quanto riguarda il disegno, noi abbiamo fatto questo, questo. Adesso andiamo praticamente a raccogliere tutte le maglie e a formare il collo che misura 6 centimetri, ok? Non è altro che questo. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie intorno al collo, intorno praticamente al pezzo del davanti, e quindi andiamo praticamente a formare una sorta di elastico, ovviamente 1-1, e vi faccio vedere adesso come prendere le maglie e crearlo. Allora, raccogliamo le maglie in questo modo. Ovviamente prendiamo il ferro e il filo, centriamo praticamente la maglia, in questo caso, andiamo a metterci il filo, ovviamente lo passiamo in questo modo e la tiriamo fuori, così. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a lavorare in questo modo. Tra una maglia e l'altra troviamo praticamente una sorta di buchetto, ok? In questo caso io lo farò da questa parte perché mi viene meglio, quindi andiamo praticamente a bucare la maglia da questa parte, questa è una maglia, e la tiriamo fuori. Andiamo di nuovo, entriamo, ok, nel buco, andiamo a fare un diritto e lo tiriamo fuori. Di nuovo buco e lo tiriamo fuori. Buchetto e lo tiriamo fuori. Buchetto e tiriamo fuori praticamente la maglia. Quindi dove c'è il buco noi andiamo a tirare fuori la maglia. Da questa parte facciamo altrettanto, quindi buco, maglia, il buchetto e la maglia. Facciamo questo per tutto praticamente il vedete, cioè tra praticamente una riga e l'altra c'è una sorta di buco qui in mezzo, ok? Noi dobbiamo andare a prendere questa, ok? Di nuovo qua, vedete, tra questa e questa, qui c'è un buco, infiliamo e andiamo a fare un diritto. Proseguiamo in questo modo fino a che praticamente non arriviamo, poi questo lo sistemiamo, fino a che praticamente non arriviamo alle maglie. Allora, queste maglie ovviamente cosa facciamo? Apriamo e le lavoriamo semplicemente a diritto. Adesso possiamo fare in questo modo questo pezzo, se ci viene meglio. Così per chi è alle prime armi, diciamo così, non si trova troppo incasinato, scusate il termine. Allora, riprendete le maglie tranquillamente con il ferro. Che è più semplice.
e ve le lavorate praticamente a diritto queste. Quindi andiamo a fare semplicemente tutte le maglie a diritto. Queste sono le maglie del nostro collo che avevamo lasciato praticamente in sospeso, quindi le lavoriamo tutte a diritto, semplicemente. Ok, adesso appoggiamo questo e proseguiamo di nuovo, quindi andiamo con riprendere tutte le maglie intorno a diritto, se allora io lo sto facendo con i ferri dritti perché io non utilizzo i ferri circolari. È una mia pecca sicuramente, io non li utilizzo perché non riesco proprio a lavorarci, quindi io lo farò con dei ferri dritti. Se a voi viene molto meglio, perché obiettivamente è molto meglio utilizzare i ferri circolari, utilizzate tranquillamente i ferri circolari, perché poi il numero di maglie qui in questo caso è molto piccolino, ridotto, però ovviamente nel cardigan saranno molte di più. Quindi noi utilizziamo adesso, cioè io sto utilizzando i ferri dritti, voi se volete utilizzate i ferri circolari e raccogliete ovviamente tutte le maglie, perché poi verranno prese tutte a dritto, cioè tutte in un unico pezzo. Andate a prendere tutte le maglie fino alla fine e una volta che arrivate praticamente alla fine, in questo caso è qua, dobbiamo semplicemente girare il lavoro e andiamo a lavorare in questo modo, cioè andiamo a fare un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Una volta arrivati alla fine, giriamo il lavoro e continuiamo in questo modo facendo appunto un elastico diritto rovescio alternati per esattamente 6 centimetri. Vi deve venire fuori questo lavoro, ok? In tondo e poi ovviamente tutto cioè questo è praticamente quello che deve venire fuori, ok? Quindi noi abbiamo raccolto le maglie e adesso facciamo un elastico diritto rovescio per 6 centimetri, ok? Quindi per 6 centimetri. Una volta che facciamo 6 centimetri andiamo a chiudere semplicemente le maglie come vi ho già insegnato. Naturalmente molto molto in miniatura io ho terminato il mio piccolo cardigan, ok? Che risulta essere in questo modo. Allora, considerate che adesso è un po' storto perché comunque non abbiamo, cioè non è stato neanche misurato questo, quindi diciamo che è stato fatto pressappoco in questo modo per farvi vedere più o meno come bisognava realizzarlo. Allora, il mio consiglio è questo. Prima di andare praticamente a cucirlo, eccetera, eccetera, e quindi creare anche la manica, io vi consiglio di, una volta che avete appunto terminato il cardigan in questo modo, andate semplicemente a misurarvelo e vedete un attimino dove vi scende nella spalla, eccetera, eccetera, e vi prendete le misure più o meno di come dovrebbe essere la vostra manica. Prima di andare a cucirlo, vi consiglio di fare la manica in modo tale che poi andremo praticamente a cucirla
da una parte e dall'altra, in modo tale che una volta che è cucita la manica, poi andremo a girare il lavoro e andremo poi a cucirlo fino alla manica, essendo ovviamente una manica a T, cioè una manica che termina dritta. Adesso vi faccio vedere tutte le misure e come creare la manica. Io non andrò a crearla con voi per il semplice motivo che vi avevo già fatto vedere come si faceva il motivo di questa manica, vi lascerò ovviamente il link e vi dirò come impostarla. Vi farò vedere come potete andare a cucirla. Per cucire ovviamente il cardigan, anche quello vi ho fatto già un video come cucire sulla maglia a legaccio, quindi andrete anche a vedervi quello, e diciamo che più o meno il cardigan è terminato. Adesso vi faccio vedere più o meno tutte le misure. Allora, questa è, diciamo così, il disegno della manica. Allora, adesso vi spiego un po' tutto. Dunque, io parto con montare sempre con il ferro numero 7, vado a montare praticamente, quindi col numero 7, vado a montare 30 maglie, ok? Queste 30 maglie, ovviamente, faccio un elastico di 1-1, quindi di un diritto e un rovescio, per 5 centimetri, ok? Dopodiché, cosa vado a fare? Io so che il motivo in questione è un multiplo di 6 maglie, quindi io cosa faccio? Vado a moltiplicare queste 30 maglie e raggiungo 60 maglie, ok? Quindi io dopo che finisco di fare il polsino vado ad aumentare di altre 30 maglie e inizio il motivo. La manica in questione misura 32 centimetri totali, senza il polsino, e nel mio caso corrispondono a esattamente 3 motivi, quindi il primo, il secondo e il terzo. Chiudo con 4 giri cioè 4 ferri di maglia a legaccio che corrispondono a 52 centimetri nel mio caso. Quindi vado a fare, aumentando ovviamente di 60 maglie nel ferro, vado a fare ovviamente 3 motivi che sono formati ovviamente da 18 ferri l'uno. Quindi abbiamo un totale di 54 ferri, ai quali dobbiamo aggiungere 4 ferri di maglia a legaccio, quindi arriviamo a 58. Ok? Quindi al 59esimo ferro noi chiudiamo tutte le maglie. Questo è, diciamo così, quello che rappresenta la manica. Quindi in totale io vado a fare esattamente 10 alberelli. Ok, adesso ve lo faccio vedere. Allora, questo è quello che io vi ho disegnato. Adesso ve lo faccio vedere reale nella manica che io ho creato. Quindi io ho fatto, ok, un elastico 1-1 montando 30 maglie e quindi cioè sono salita di 5 centimetri, ok? Dopodiché ho aumentato e quindi ho portato le maglie da 30 a 60 e sono andata a fare il motivo che è formato ovviamente in questo caso da un motivo, 2 motivi e 3 motivi, ok? Quindi il primo motivo è formato con 60 maglie, siccome il motivo è formato da 6 maglie, se noi facciamo 60 diviso 6 ovviamente da 10, quindi ho formato 10 alberelli, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Chiaramente ho fatto un motivo,
un altro motivo e un altro motivo. L'ultimo motivo termino poi con 4 giri di maglia a legaccio, quindi un giro, come vedete, 2 giri, 3 giri e 4 giri, ok? Che corrispondono a due, diciamo così, linee. Dopodiché sono andata a cucire per tutto il perimetro della manica. Questo è, diciamo così, quello che io ho fatto per la manica. Io vi lascio adesso qui sopra il link che vi riporta a come creare questo motivo. Vi faccio vedere come dovete aumentare le maglie e poi proseguite da sole. Nel mio caso la manica misura esattamente più o meno 32 centimetri di altezza, ok? Quindi misura 32 centimetri e ovviamente il polsino è da 5. Quindi abbiamo un totale di manica di circa 36 centimetri, ok? Per quanto riguarda il mio cardigan. Adesso vi faccio vedere come aumentare le maglie. Allora, facciamo finta che io ho fatto praticamente l'elastico, quindi ipotizziamo che io ho montato 30 maglie e adesso devo andare ad aumentarle. Allora, gli aumenti li possiamo fare come più vogliamo. Allora, possiamo decidere di fare, per esempio, un diritto e magari aumentare con semplicemente una specie di cappietto e aumentiamo in questo modo, oppure possiamo decidere di aumentare in questo modo, cioè tiriamo la maglia, cioè questo filo che unisce le due maglie, lo tiriamo su, lo portiamo da questa parte e lo lavoriamo a diritto ritorto, ok? Proseguiamo a diritto perché stiamo andando a fare il diritto del lavoro e possiamo di nuovo o salire così, in questo modo, spostiamo e andiamo a fare un diritto ritorto, quindi prendiamo la maglia esattamente da dietro e la lavoriamo in questo modo, o altrimenti di nuovo il cappietto. Dobbiamo ricordarci che se facciamo il cappietto, scusate che si vede male il video, ok? Se noi andiamo a fare, lo ripeto, il cappietto, una volta che noi terminiamo il lavoro, sul diritto del lavoro, cioè scusate, sul rovescio del lavoro, dovete lavorare il cappietto al rovescio ritorto, ok? Quindi lo prendete da dietro in questo modo, altrimenti va a formarsi il buco, ok? Quindi giriamo un attimo il lavoro. Una volta che noi andiamo a fare praticamente tutti gli aumenti, li spargete come più preferite all'interno del ferro. Non so, vi fate qualche operazione e potete fare ogni 2, ogni 3 ferri un aumento, fino a raggiungere ovviamente le 60 maglie totali. Andate a fare ovviamente il ferro di ritorno al rovescio e dal ferro numero 3, diciamo, iniziamo a partire con il motivo. Ovviamente il motivo ve lo andate a vedere come si fa e andate a fare appunto un motivo, quindi questi sono 18 ferri, un altro motivo sono altri 18 ferri e un altro motivo sono 18 ferri, quindi 3 motivi per esattamente 54 ferri e le ultime, diciamo così, maglie le andiamo a lavorare a maglia legaccio, quindi per altri 4 ferri. Terminata la manica la andiamo totalmente a chiudere e poi la andiamo praticamente a cucire sul maglione. Una volta che noi abbiamo terminato, per ipotesi, la manica, andate prima di chiudere le maglie a segnarvi la metà della maglia, cioè della manica.
ok? Quindi vi segnate la metà con un filo oppure con un marcatore, perché quella metà vi servirà per andare poi a cucirla nel cardigan. Quindi con la metà, per esempio, della manica, io cosa vado a fare con il cardigan? Vado semplicemente a posizionare, adesso dovete andare di immaginazione, io posiziono, allora qui abbiamo il nostro cardigan, per ipotesi, ok? Abbiamo la nostra manica, allora la metà della manica è qua, per ipotesi, quindi noi che cosa andiamo a fare? La metà della manica la andiamo a posizionare esattamente nella metà, cioè dove noi abbiamo praticamente la spalla. Quindi andremo a cucire la manica lungo questo perimetro e ovviamente anche lungo questo perimetro. Quindi la manica andrà in questo modo, quindi la metà andrà qui, quindi andremo a cucire questo e questo. Una volta che abbiamo cucito da questa parte, non ci resta altro che andare a ovviamente girare il lavoro in questo modo. Ipotizziamo che la manica, per esempio, cucita termini qua, andiamo a cucire tutto qua e vi lascio qui su il video che vi fa vedere come si cuce la maglia al legaccio e poi andiamo ovviamente a cucirci la nostra manica, ok, per tutto il perimetro. E il cardigan è praticamente terminato. Io vi ringrazio, il video è terminato e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, per qualsiasi domanda chiedete pure.